La nave era corsa lontano a vela. Entrarono profondamente nel corso del fiume Eridano, laddove un tempo Fetonte, colpito al cuore dal fulmine ardente e bruciato a metà, cadde dal carro del sole nelle acque di questa profonda palude. Ed essa, ancor oggi, esala dalla ferita bruciante un tremendo vapore. Nessun uccello può sorvolare quelle acque spiegando le ali leggere, ma spezza il suo volo e piomba in mezzo alle fiamme. In questo brano Apollonio Rodio, nel III secolo a.C., descrive il viaggio degli Argonauti verso Occidente ed una tappa che non era prevista in tutte le versioni del mito, una tappa che toccava il fiume Eridano, che al tempo il mito e la fantasia geografica dei Greci univa al Danubio in un percorso continuo. Gli Argonauti si muovono in terre ancora non civilizzate, dominate da paesaggi selvaggi e spiegate dai greci alla luce di miti come quello di Fetonte, un mito straordinario che è perdurato a lungo nel corso dell'antichità, è il mito con il quale i greci spiegavano l'origine dell'ambra. Il figlio del sole, di Elios, Apollo, Fetonte, lo splendente, un giorno riesce a convincere il padre a prestargli il carro del sole. Si vuole cimentare in qualcosa più grande di lui, una corsa attraverso il cielo. Tuttavia non riesce a domare i cavalli alati. Arriva a sfiorare il cielo, secondo una versione del mito, producendo quella Via Lattea che ancora oggi vediamo e che sarebbe stata realizzata dall'avvicinamento del Sole alle stelle, e poi avvicinandosi alla terra la desertificò, rese gli etiopi del colore scuro della pelle, desertificò l'Africa, insomma, alla fine indusse il padre degli dei, Zeus, a fulminarlo. E tutto questo avvenne, secondo il mito, alla foce del Po, dove dovevano aver constatato i greci la presenza di sorgenti sulfuree termali, quelle che ancora oggi alimentano la zona dei colli euganei, Montegrotto, Abano Terme, legate al culto di Apono, Aponos, Apollo. Tutto questo quindi aveva un collegamento con la realtà geografica. Il mito prosegue dicendo che appunto nel luogo in cui Fetonte cade, la sua ferita prodotta dal fulmine continua ad emanare sostanze che avvelenano tutti gli animali che passano nei dintorni, e tutto questo avviene in presenza delle sorelle di Fetonte, le Lia, di cui erano consacrate delle isole alla foce del fiume Po. Le Iliadi, vedendo il fratello morente, colpito al corpo da Zeus, cominciano a piangere ed è un pianto incessante che non smette mai, e Zeus, impietosito per il loro dolore, le trasforma in pioppi e le loro lacrime si trasformano in quell'ambra che vediamo magnificamente rappresentata in questa vetrina. Il termine greco per ambra era electron, un termine che significa anch'esso splendente come Feton, così come le Iliadi derivano il loro nome da Elios, il dio del sole. Il motivo è che già gli antichi conoscevano una delle caratteristiche, delle peculiarità dell'ambra, che sfregata su tessuto come la lana produce delle cariche elettrostatiche, che sono quelle che alla fine del Settecento hanno indotto a usare la parola greca per l'ambra per definire l'elettricità, un fenomeno che poi sarebbe stato approfondito nel corso dell'Ottocento. Quindi idealmente questa materia, che non ha altro che una resina fossile, quindi era giusto una parte del mito, si pensava che imprigionasse la potenza e i raggi del Sole, che poi liberava in quelle cariche elettrostatiche che la rendevano così particolare. Si pensava che avesse delle facoltà curative, che non fosse quindi soltanto un ornamento, ma qualcosa di più, anche un amuleto. E qui vediamo una rassegna della straordinaria quantità
di ambre che a Spina sono state ritrovate nella necropoli, ma che da Spina venivano distribuite in tutto il Mediterraneo, perché nessuno poteva fare a meno dell'ambra, anzi questa materia era commerciata fin dall'età del bronzo, era molto ricercata in ambito miceneo e veniva da molto lontano, veniva dal Baltico, dal nord Europa e poi veniva smistata tra il Veneto e l'Emilia a quanti arrivavano alla foce del Po per procurarsi beni come queste. Prima ancora di Spina, Verrucchio era stato uno dei centri di smistamento dell'ambra, poi la stessa Felsina e poi naturalmente Spina diventa l'epicentro e gli Etruschi di Spina molto probabilmente sono quelli che hanno fatto credere ai greci la leggenda che l'ambra traesse origine dalle lacrime dell'Eliade, dalla morte di Fetonte avvenuta in quest'area. Dobbiamo immaginare le Eliadi forse non diverse da queste splendide donne, volti di donne raffigurate in questa vetrina, o dobbiamo immaginare la passione degli Etruschi per questa materia prima che li indusse a realizzare anche un dado in ambra, una pedina da gioco di quelle che gli Etruschi amavano al punto che Erodoto attribuiva loro l'invenzione dei dadi. Ma la verità sull'ambra è un'altra e lo scoprirono ben presto i greci e ce lo racconta molto bene un passo di Luciano. Siamo nel secondo secolo d.C., sono passati quasi 500 anni dall'epoca di Apollonio Rodio e quasi un millennio da quando Esiodo per la prima volta cita il fiume Eridano e la leggenda di Fetonte. Luciano ne parla in uno dei suoi dialoghi ironici, dal titolo L'ambra o i cigni, che svela finalmente la verità sulle origini dell'ambra. Veramente anch'io, udendo raccontar queste cose dai poeti, speravo, se mai capitassi sull'Eridano, di andare sotto uno dei pioppi ed aprendo il seno della veste raccogliere poche lacrime e così avere l'ambra. Finalmente, non è molto, capitai in quella contrada e risalendo in barca l'Eridano non ci vedevo pioppi per guardare ch'io facessi d'ogni intorno, né ambra, anzi neppure il nome di Fetonte sapevano quei paesani. Infatti io mi volli informare e domandai: quando verremo a quei pioppi che danno l'ambra? Mi risero in faccia i barcaioli e risposero dicessi più chiaro ciò che volevo. Ed io raccontai loro la favola, come Fetonte era un figliolo del sole, che fattosi grandicello chiese al padre di guidare il carro per una sola giornata. Il padre glielo diede, ma egli si ribaltò e morì. E le sorelle sue piangenti, in qualche luogo di questi, dicevo io, perché gli cadde sull'Eridano, diventarono pioppi e piangono l'ambra sopra di lui. Qual bugiardo e carotaio ti ha raccontato questo? Risposero. Noi non vedemmo mai alcun cocchiere ribaltato, né abbiamo i pioppi che tu dici. Se fosse una cosa simile, credi tu che noi per 2 oboli vorremmo remare o tirar le barche contracqua, potendo arricchirci col raccogliere le lacrime dei pioppi? Queste parole mi colpirono forte e tacqui scornato, che proprio come un fanciullo c'ero caduto a credere ai poeti che dicono le più sperticate bugie e non mai una verità. Probabilmente Luciano sta finalmente apprendendo una verità che forse già conosceva, ha voluto fare dell'ironia sulla capacità degli Etruschi di nascondere la vera origine di una materia preziosissima che ha fatto per secoli la loro fortuna.